Siamo tornati nella tana e adesso andiamo a vedere tutto il materiale che abbiamo raccolto durante la nostra escursione. Qua era la ghiacciaia che sono andato io da solo perché mi aveva attirato. Questa è una cosa curiosa perché non è una cosa solo mia ma anche di altri, anche sua mi pare. Questo posto isolato è la ghiacciaia e a me ha dato subito una sensazione come se dovessi andare lì e vederla, non so perché. E altri due membri del gruppo hanno avuto la stessa mia sensazione e ho voluto andare da solo a fare una ripresa. È proprio quando Davide visita la ghiacciaia da solo che rileviamo il primo audio inaspettato. Lui crede di potersi riconoscere in quel bisbiglio, non ricordando però che gli sia scappato, tantomeno per quale motivo. Ecco poi un suono strano, seguito da un altro mugugno non decifrabile, probabilmente emesso da uno di noi. Però vedi che, Vai un attimo avanti, vedi vediamo. che lei è lì però, e sta andando in quella direzione, quindi può essere che gli è passato vicino e ha mugugnato qualcosa. E poco dopo un altro bisbiglio, di cui non sappiamo identificare la fonte, sebbene possiamo insinuare con abbastanza sicurezza che si tratti della voce di uno di noi. Nella non certezza riportiamo per dovere di cronaca. Cos'è quella voce femminile? Mi torna indietro? Anch'io sento qualcosa. Dammi un cucino. Dammelo. Sento? Le sento. Cos'è che dice sento? Dammi quel cellulare, dammelo. No! No, sotto anch'io l'ho sentito. Sotto ancora c'è tipo un sento. Dammi un cucino. Dammelo. Sento? Dammi un cucino. Dammelo. Sento freddo. Perché sembra di un'altra frequenza Sì. il suono. Questa è la cosa strana, che in confronto agli altri suoni non sembra preso dallo stesso microfono, cioè sembra, è pulito. Se tu lo ascolti bene, il sento è molto pulito. Se posso- Sì, in effetti stavamo tutti parlando ad alta voce, quindi non capisco perché qualcuno doveva parlare a bassa voce. Sembra che venga da uno di noi comunque, non... Io ho avuto una sensazione strana quando eravamo attorno al falò. Mi sembra che in quel momento ero da solo, nella parte dove ero sempre seduto. Ho avuto la netta sensazione di quando ti sembra che c'è qualcuno alle spalle. E mi è venuto di colpo freddo, ma molto freddo. Infatti mi sono girato. È stata una sensazione particolare, strana, perché vicino al falò avevo caldo e di colpo c'è stato un attimo in cui il caldo del fuoco non l'ho proprio sentito. Cioè proprio dopo quella sensazione sentivo solo freddo e poi dopo è passato. Abbiamo altri audio dei quali non sappiamo attribuire la paternità, ma anche in questi casi riteniamo che siano parole di nostra appartenenza. Eccone alcuni. Se davanti ogni tanto. Abbiamo finito di vedere i filmati e adesso ci apprestiamo a visionare tutto il materiale fotografico. Questo dici? Sì. Ma qui dentro c'era del verde prima. C'erano Nella degli foto di alberi. prima ho visto del verde, quindi qui probabilmente Ma nella la foto di luce, prima? vedi? Ok. E questo qua. Zoom. Adesso? Ci sono Guarda troppi- una faccia. Dove? Lì. Eccola, la vedi la faccia? Ah, Ah sì, quello l'ho visto anch'io. Giochi di prospettive. Bella, carina. Sì. Più che altro perché sembra una faccia triste. Sì. Sì.
Poi si nota tantissimo. Ovviamente sono un gioco di prospettiva. Questa è una stranissima foto, scattata quando c'era ancora luce. Allora, torna indietro e zooma qua. Non c'è, in questa zona, non c'è nessun buco dove può entrare una luce. Allora, è trasparente, si vede dall'altra parte. Solitamente i globi che si vedono nelle foto, che sono in realtà un semplice riflesso di particelle o di polvere o di umidità, sono dei cerchi che si possono ben definire anche nel loro perimetro. In questo caso non mi sembra di avere neanche una linea di riflesso. Io ho pensato c'era qualcosa sull'obiettivo, però l'ha appena fatto la stessa foto. Una foto Un sono minuto fa. due di sequenza quasi. Proprio per quello mi sembra Torna strano indietro. che ci sia un riflesso che prima non c'era. Torna indietro. Cioè la prospettiva cambia di poco, ma che cosa può essere? Cioè, non è una foglia di un albero, perché di rami sopra le vostre teste non ce ne sono, a quel punto non ce n'erano. Erano più dietro, quindi non può essere qualcosa che ti è andato davanti, che ha sfuocato. Cioè tutte le foglie e i rami stavano dietro di voi, quindi se era sfuocata questa, dovevano essere sfuocate anche tutte le altre. Abbiamo il video del momento in cui è stata scattata la foto. L'inquadratura non è ampia, ma non pare esserci nulla davanti o dietro i ragazzi. Secondo me è la cosa più interessante di tutto. Sì, il- sì, è molto interessante. La prospettiva è di pochi centimetri più bassa rispetto all'altra, però la prospettiva è la stessa. Scattate molto ravvicinatamente l'una dall'altra, quindi non può essere variata magari la posizione del sole, eccetera. Non abbiamo buchi dietro. Alla foto sono stati applicati diversi filtri con lo scopo di mettere in risalto eventuali tracce non visibili nell'originale. Secondo Vittorio, il tempo di un sessantesimo di secondo utilizzato per scattare la foto sarebbe comunque relativamente lungo e sufficiente per produrre un effetto scia di un elemento in movimento, nascondendone anche gli eventuali contorni. L'ultima curiosità rimane sulle rune trovate nel falò. La rete ci è giunta in soccorso e ringraziamo tutti coloro che si sono messi a disposizione. Le rune non risultano avere una traduzione sensata, semmai pare si possa trattare del Kirt, l'alfabeto runico inventato da Tolkien per i suoi romanzi. Come sospettavamo dunque, ciò che abbiamo trovato risale ad un evento di ambientazione fantasy organizzato qualche settimana prima alla Rocca. Partiamo con le considerazioni sulla serata. Innanzitutto, sul campo non abbiamo rilevato nulla di strano. L'unica anomalia, semmai, è stata la ricetta trasmittente che, così come era successo a Leap Castle, nel giro di mezzanotte ha avuto un'interferenza che però poi non si è più ripetuta. Esatto, una statica, cosa che non si è più ripetuta e comunque considererei una cosa normalissima. Rumori o visioni di qualcosa di particolare non mi pare di averne rilevati, averne avuto. No. Dalle videocamere sono usciti dei sonori curiosi, ad esempio quelli del primo giro di mezzanotte, dove si sente comunque una voce, anche se non si riescono a capire tutte le parole, che potrebbe benissimo venire da uno di noi, e poco prima uno strano suono. Diciamo che noi ci eravamo dati la regola, essendo anche in molti, di parlare solo se strettamente necessario e nel caso di farlo a voce alta,
per far sì che il nostro sonoro fosse ben comprensibile. Abbiamo sentito numerosi invece bisbigli durante le riprese, ma sia per il fatto che essendo in tanti siamo più o meno lontani dal microfono, sia perché risulta naturale comunque per dire, per fare un'osservazione magari che si ritiene di poco conto parlare a voce bassa, direi che quei sonori rientrano comunque nella normalità. La cosa più interessante di tutte è una foto, è la foto che abbiamo alle spalle, dove si vede uno strano riflesso alle spalle di Aramis e di Danilo. Riflesso che non è presente nella foto presa pochi istanti prima, dalla stessa identica posizione, centimetro più, centimetri meno di altezza, senza quindi variazione di luce, il sole che calava, senza buchi nelle mura in quella esatta posizione, e mentre eravamo in un posto dove sopra di noi non avevamo né rami né fogliame. Si vede in trasparenza, non sembra esserci un oggetto all'interno della sfocatura, e non sembra neanche quei riflessi denominati orb, perché hanno una forma molto più precisa e hanno anche un perimetro più definito. Di Francesco e di Ada non ne abbiamo avuto notizia, no, nemmeno nel bosco dove ci siamo avventurati. Forse diciamo è stato il giro un po' più suggestivo, anche perché nel bosco non ci siamo andati tutti. Abbiamo analizzato l'albero che si trova a un bivio non molto distante dalla rocca, che è molto particolare, un albero dal tronco avvitato su se stesso, diciamo, che si distingue un po' dagli altri, ma non abbiamo notato nulla di particolare. Per la roccia tu cosa dici? Anche lì hai avuto qualche... No, la roccia è appurata che la roccia è stato un luogo in antichità di culto anche per i reperti che gli archeologi hanno trovato, il che potrebbe diciamo far supporre che tutta la zona possa essere sommersa di un'aura mistica, insomma. Però, come dice la proprietaria, che anche lei non ha mai avvertito nulla di particolare, noi possiamo dire che abbiamo passato una serata, una nottata tranquilla, e a noi non si è manifestata nessuna presenza. L'unica cosa che mi ha attirato molto, che ho detto anche prima, era la ghiacciaia. Quando riprendevo lì dentro avevo una sensazione leggermente diversa rispetto agli altri posti, poi magari era solo perché era un posto isolato rispetto agli altri, era in mezzo alla boscaglia, quindi magari mi dava una sensazione diversa. Siamo stati suggestionati per alcuni punti, alcuni sulla torretta più piccola, te sulla ghiacciaia, io ho avuto quella strana sensazione vicino al falò, però sono cose che legherei molto alla suggestione del posto, diciamo. Era necessario o dividere i due gruppi, il gruppo in due gruppi, oppure comunque svolgere un'indagine con un numero non superiore a 4-5 persone, ma è già Sì, il larga. vero problema dell'essere in tanti è stato ricostruire la posizione di ogni singolo indagatore, e questo l'abbiamo riscontrato soprattutto nell'ascolto dell'audio. Abbiamo avuto dei sonori che però non siamo proprio in grado di determinare nella fonte. Questo è tutto per la Rocca d'Orino, e ci vediamo alla prossima indagine.